Sapete che cos'è una torta Estenazzi? È una delle vette della pasticceria mondiale. È composta da dakewas, che sarebbe un impasto fatto di albumi montati a neve ferma, zucchero e farina di nocciole. Fra uno strato e l'altro sono 5 strati, c'è burro mescolato al cioccolato. Questa assolutamente delizia si chiama Estenazzi perché è stata fatta nel castello dei principi ungheresi Estenazzi in Austria. I principi Estenazzi sono una delle famiglie più nobili dell'Austria e dell'Ungheria. Pensate soltanto che il loro maestro di musica era il grande Haydn, che gli ha dedicato anche una sonata. E Mozart andava spesso da loro, Schumann uguale, e addirittura Liszt ha dedicato a loro anche una delle sue rapsodie ungheresi, credo la numero 4. Bene, un rappresentante di questa famiglia, trasferitosi a Parigi all'epoca della Belle Époque, 1890-95, circa, i tempi quindi di Marcel Proust, i tempi degli impressionisti, il momento in cui Parigi è la capitale del mondo. Ferdinand, uno dei rappresentanti di questa famiglia, che è un dissoluto, un donnaiolo, un giocatore pieno di debiti, ed è anche un ufficiale maggiore dell'esercito di artiglieria nell'esercito francese, nell'armée. È sospettato insieme ad un certo Alfred, provinciale alsaziano, senza nessuna copertura, diligente, operoso, serio. Ambedue sono sospettati di spionaggio verso la potenza in quel momento straniera più incombente, che era la Prussia, la Germania. E pensate chi viene scelto come sospettato fra questi due? Chi è che viene scelto come colpevole? Viene scelto il provinciale, perché è un ebreo. Ora potete capire la discriminazione e il razzismo che poteva dominare una capitale e quel mondo e quell'epoca, che ci sono degli echi con il mondo di oggi. Da questo momento parte il famoso affare dei Frus, il grande caso giudiziario della fine del 1800, che è alla base del film di Roman Polanski, che sarebbe L'ufficiale e la spia, tratto da un libro di Robert Harris intitolato proprio Dreyfus. Il film in originale si chiama J'accuse, perché, spiegherò poi in seguito, come questo J'accuse era un famoso articolo del grande scrittore Émile Zola. Ora il film si basa proprio su questo caso giudiziario clamoroso. Dreyfus viene, non spoilerò niente perché il film comincia esattamente così, Dreyfus viene accusato, viene giudicato, viene condannato, viene degradato e viene inviato all'isola del diavolo per scontare un ergastolo. Tutto questo basandosi su una fragilissima prova che il nuovo capo della sezione di controspionaggio militare, che allora si chiamava a fare l'ufficio statistico, scopre di essere veramente esigua, anzi scopre addirittura che è stata completamente prefabbricata sul pregiudizio che Alfred Dreyfus, essendo un ebreo, poteva essere capace di tutto. Oppure, ancora più grave, dovendo scoprire una spia all'interno dell'esercito perché c'erano le prove che una spia c'era, a questo punto chi si sceglie come spia? Si sceglie il paria, si sceglie quello che conta di meno, si sceglie quello che nel pregiudizio normale poteva essere chiaramente una spia, un delinquente, un abietto, cioè un ebreo. E tutti sono convinti che questo sia giusto e sia vero. È il momento in cui il maggiore Georges Picard, interpretato nel film di Polanski da uno splendido Jean Dujardin. Dujardin lo conosciamo perché è Oscar per l'artista, non solo Oscar, anche Golden Globe, BAFTA, ha vinto a Cannes per questa straordinaria interpretazione di un film muto. Oggi ha fatto il protagonista di un film muto e quindi con una espressività, con una capacità, con un'intelligenza, con una ironia, con una comicità straordinaria. E qui si cala in un personaggio completamente opposto, si cala in un personaggio dilacerato, quasi tenebroso, per la semplissima ragione che si rende conto il momento che scopre la verità che deve lottare contro il potere. Lui, servo dello Stato, essendo un soldato,
e soprattutto messo in un ufficio così delicato come quello del controspionaggio, si rende conto di essere fra l'incudine e il martello, tra il potere e la verità. E quindi qualunque lavoro che lui faccia, qualunque sforzo che lui faccia per andare verso la verità, viene completamente frustrato dal potere, il quale non vuole criticare se stesso. Il paradosso di questa vicenda è che, essendo oramai la faccenda di Dreyfus ingiudicato ed essendo servita, essendo stata data in pasto all'opinione pubblica come forma di lavaggio morale, di pulizia morale assoluta, non può essere più messa in discussione. Quindi il nostro Picard si trova di fronte a una piramide, a un monolite, a una montagna immensa di bugie che non può essere e soprattutto non deve essere, per salvaguardare il potere e per salvaguardare quello che è la faccia seria, vera e giusta del potere, che quindi in realtà è una maschera dell'ipocrisia, va bene? Lui non può assolutamente sgretolare questa maschera, sgretolare questa immagine in nome della verità. La verità diventa un dettaglio, diventa anzi un fastidiosissimo pungolo che deve essere come un moscone che deve essere ucciso ed eliminato. E questo riguarda anche Jacques Picard, riguarda anche il ruolo interpretato da Dujardin, cioè è lui che dà fastidio, ma chi glielo fa fare? Ma non si mette in mezzo, ma lei deve obbedire. La verità, ma che cos'è la verità? A che cosa serve? Bene, questo fatto è estremamente importante perché Polanski lo rappresenta in maniera veramente importante e soprattutto in maniera veramente feroce. Infatti lui, con un guizzo geniale, rende il male, e diciamo che Polanski è un abituato a rappresentare il male, cioè in tutti i suoi film c'è questa quasi ossessiva presenza del male che deve essere combattuto e che deve essere sconfitto, o perlomeno succede varie volte in cui non è sconfitto ma bisogna venirne a patti. Da esattamente i suoi primi film, dal Coltello nell'acqua, che finisce in maniera estremamente ambigua, dove i protagonisti a un certo punto non rimangono bloccati a un bivio fra rivelare la verità, denunciare un delitto oppure dimenticarlo. In ogni film, anche in Rosemary's Baby, il male alla fine addirittura come demone appare e la cosa rimane sospesa. Addirittura c'è quasi una protezione di Rosemary su questo male che in realtà in fondo è un bambino e quindi forse non sarà così male come dovrebbe sembrare. C'è questa cosa. E anche qui il male, con un colpo di genio, come ho detto prima, viene rappresentato non sì come forza oscura, ma come forza oscura mossa dall'idiozia, mossa dalla turpitudine mentale più ottusa, più bieca. Infatti coloro che fanno il male in realtà non è una congiura di potenti con fini diabolici, no, è una congiura di vili, è una congiura di mediocri che si sostengono l'uno con l'altro, e anche i metodi di questo famoso controspionaggio, nonostante il fatto che siamo all'albori della industrializzazione, sono penosi, sono una cosa che a Roma diremmo da peracottari, cioè si danno da fare in un luogo maleodorante ed oscuro, una manica di cialtroni che lavora sfruttando i rimborsi spese, che bevono, giocano a carte, cioè il nostro protagonista, George Picard, cerca disperatamente, che è un uomo onesto, è un uomo per bene, di districarsi in questa specie di melma in cui tutti si muovono, dove ognuno, pur coperto di fango, sostiene di essere splendente ed elegante. Tra l'altro questa è anche la maschera della Belle Époque. Noi siamo abituati a vederla nei quadri e nelle pagine scintillanti di Marcel Proust. In realtà dietro c'è una realtà della civiltà, della prima civiltà industriale, con lo sfruttamento dei bambini, con l'alcolismo dilagante, la miseria, le malattie, le classi popolari abbandonate a se stesse, ancora senza nessuna garanzia sindacale, senza nessuna possibilità. Quindi tutto questo mondo splendente è soltanto un mondo di ricchi, è il mondo degli estenazzi che si salvano facendo capire che il male non sta dalla loro parte, ma sta nei poveri,
nei borghesi che addirittura cercano di uscire dalla mediocrità cercando di guardare l'aristocrazia. Ora, tutto questo nella realtà, fortunatamente, c'è la possibilità di sconfiggere questa piramide, questa montagna di ignoranza, di odio e di stupidità, ed avviene tramite una mobilitazione popolare, tramite nella realtà il grande scrittore Émile Zola, il quale da socialista pubblica l'Aurore, il giornale socialista, la famosa lettera aperta al Presidente della Repubblica francese, J'accuse, io accuso la Francia, accuso il Presidente della Repubblica, accuso il potere della Francia di essere una massa di ipocriti, di essere una massa di bugiardi e di aver condannato un innocente. La ragione di questo film è chiaramente visibile nella vicenda personale di Polanski. Anche Polanski ha subito delle accuse, non voglio dire se giuste o ingiuste, non spetta a me dirlo, tuttavia le accuse sono anche infamanti, esattamente come erano infamanti quelle di Dreyfus, e con un'abilità estrema, con una finezza di grande artista e con un pizzico di diabolicità, il momento in cui Polanski instilla in noi il dubbio che tutta una serie di accuse, come accade nel film e come accade nel caso Dreyfus, sia stato costruito ad arte per schiacciare un innocente, non possiamo fare a meno di non pensare che forse questo dubbio può riguardare anche la sua vicenda. Lì c'è il potere del 1895, diciamo della fine dell'Ottocento. Qui c'è un potere molto più forte e mediatico. Lì c'è la capacità di un potere politico e di una classe sociale dominante fra aristocrazia e alta borghesia di poter falsificare le prove. Qui ci sono le fake news, dove c'è una diffusione capillare e immediata tramite internet. Lì era la stampa che faceva i primi passi e che quindi era in grado di dominare, diciamo, più o meno le masse. Qui c'è internet che è pervasivo e arriva dovunque. Quindi, ecco, diciamo così, la parabola laica. E anche in questo caso lui quasi sembra che Polanski chieda un ruolo agli intellettuali, chieda, come è stato per Zola, di essere i guardiani, diciamo così, della verità. Ora, il film chiaramente ha un valore al di là della vicenda personale di Polanski, e questo valore rimane perché è un film fatto con altissima professionalità. C'è anche una suggestione visiva molto importante, il film è cupo, devo dire anche questo fatto della scenografia che dà una verità profonda, perché gli ambienti sembrano quasi illuminati a luce naturale, cioè la luce che c'era allora, e ogni tanto ci sono degli squarci di colore, come c'è un déjeuner sur l'herbe, proprio questa colazione, questo pranzo all'aperto sul prato che sembra quasi uno scorcio impressionista. Ma al di là di questo, questa cupa atmosfera di verità, questa cupa lotta che è contro il potere ottuso, lo ripeto, e questa è la trovata molto importante, è fondamentale ed è molto suggestivo. L'interpretazione di Dujardin già l'ho detta, c'è anche Louis Garrel nella parte di Alfred Dreyfus, irriconoscibile, e devo dire con l'intelligenza di grande attore ha deciso di essere calvo, con gli occhiali, cioè di dare questa impronta di un uomo serio, anche quasi chiuso in se stesso, quasi conscio di essere discriminato sotto certi aspetti, e che quindi con la dignità e con la forza di chi dice: se voi mi discriminate io non mi discrimino, cioè io mi sento di essere un uomo giusto e un uomo onesto. Questo è fondamentale e importante. E in tutto questo anche la fotografia rispecchia proprio questa situazione. Tra l'altro il fotografo, il direttore della fotografia, è uno che ha fatto già altri film con Polanski, e quindi ha questa dimestichezza con la serietà e diciamo anche la pignoleria di Roman Polanski. Ho seguito il film con molta partecipazione, oltre che per un fatto professionale, per un fatto personale, perché anch'io ho avuto un'esperienza fortunatamente molto minore rispetto a quella di Dreyfus, però tuttavia è un'esperienza che mi ha segnato
e che mi ha insegnato molto. Mi è successa nella Spagna franchista, dove stavo lavorando ad un film, e mentre mi trovavo a Barcellona, improvvisamente sulla Rambla, ad un incrocio di una strada, il mio taxi era fermo ad un semaforo, quando lo sportello si è improvvisamente aperto e qualcuno, un ragazzo, è entrato dentro all'improvviso e mi ha detto: aiutami, aiutami, por favor, por favor. Io lì per lì non ho capito, il taxi è subito ripartito e mentre io cercavo di parlare con questo ragazzo per sapere che cosa era accaduto, la polizia ci ha fermato. Era la polizia segreta della Guardia Civile, la polizia franchista, famosa per i suoi metodi e per la sua ferocia. Il ragazzo era chiaramente uno che contrastava il regime di Franco e di conseguenza era ricercato e inseguito. Si era rifugiato nel mio taxi sperando di salvarsi e invece eravamo compromessi tutti. Il tassista è stato arrestato come complice e anch'io sono stato arrestato come complice. Nonostante io mi proclamassi innocente assolutamente, chiaramente ero uno straniero, italiano, facevo cinema, avevo i capelli lunghi, la barba, avevo jeans, quindi un atteggiamento bohemien, diciamo così. Venivo dall'Italia, che aveva il più importante partito comunista d'Europa. Quindi chiaramente, se non ero un sovversivo, ero un simpatizzante sovversivo, ero quindi un complice di questo ragazzo che combatteva Franco e che mi era entrato nel taxi, ma non mi era entrato, stavamo viaggiando insieme, chissà per dove, chissà per come. Sono stato messo in prigione, le famose e famigerate prigioni della Guardia Civile spagnola. E io ho protestato e appena ho protestato mi hanno fatto capire che se rialzavo la voce un'altra volta mi avrebbero zittito in maniera molto molto brusca, immediatamente e per molto tempo. Ma io non mi sono arreso, ho continuato a gridare finché sono stato portato davanti a un ufficiale che mi faceva l'interrogatorio. In quelle ore e mezzo, 2 che sono stato nella prigione a continuare a gridare, ho capito l'orrore, la disperazione, la rabbia, la furia, il dolore che ti può venire per essere perseguitato, soprattutto se sei innocente. Già la costrizione dentro una prigione è una cosa grave e orrenda, ma soprattutto quando sai di non meritarla. Di fronte all'ufficiale che mi interrogava con alterigia e disprezzo, io ho detto chiaramente che non appena mi avessero rilasciato, perché mi avrebbero rilasciato essendo innocente e non avendo alcuna complicità con nessuno e si poteva tranquillamente dimostrare, va bene? Io la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata quella di sbattere la testa contro il muro e di coprirmi di ferite e di presentarmi insanguinato ad una conferenza stampa, dichiarando che era stato percosso e colpito dalla polizia franchista. L'ufficiale mi ha detto: ma questo non è vero, noi non l'abbiamo toccata. Lo so che non è vero, però fra me e voi chi crederanno? Chi ha la fama di bugiardo? Chi ha la fama di violento? Me, io o voi? Di fronte a questo fatto l'ufficiale è rimasto basito. Che cosa ha fatto? Si è alzato e è andato a telefonare in un'altra stanza. È tornato e dopo un quarto d'ora mi avevano liberato. Addirittura mi hanno accompagnato in macchina fino all'albergo. Io ho rifiutato, volevano accompagnarmi in macchina, io ho rifiutato e sono andato con i miei piedi perché non volevo nulla da spartire con loro. Questa esperienza mi ha fatto capire quanto è importante la capacità di qualcuno che possa dire la verità, la possibilità che ci sia qualcuno che ti difenda. Ho capito quanto è importante che dentro al nostro cuore la piccola fiammella della giustizia che chiede verità non si spenga mai e di avere il coraggio di custodirla e di portarla di fronte a tutte le situazioni oscure e chiarirle, perché solo la verità ci può aiutare ad andare avanti. Grazie.